Bentornati a Scoring for Films da Vito Lorè e Fabrizio Campanelli. Allora, oggi riprende il Cosa c'è sotto con un'idea che abbiamo tirato fuori dal cilindro, cioè quella che abbiamo chiamato la sfida dei maestri. Esatto, perché ci viene chiesto spesso un compositore che ti piace, oppure Vito, qual è la colonna sonora che si intitola l'anno scorso che ti è piaciuto di più? E ovviamente subito c'è il disastro, il deserto mentale, cioè è tutto. Perché ne hai ascoltate 200 e non sai, il cervello si svuota improvvisamente, come se tu non avessi mai sentito una colonna sonora. Allora ci siamo messi lì di buzzo buono, come si dice, no, momento, allora facciamo una sorta di, non necessariamente i nostri compositori preferiti, ma qualcosa che si avvicina molto. I compositori che amiamo assolutamente sono compositori che noi riteniamo di gran peso, di gran spessore, e che magari molte persone non conoscono. E quindi abbiamo fatto questa cosa di abbinare un po' il cinema col calcio. Siamo italiani, dobbiamo piegarci a questa. Abbiamo fatto una sorta di dream team delle colonne sonore. Ci sfidiamo a calcio a 5, esattamente, calcio a 5, quindi sono compositori prestanti, di gran peso, di quindi gran peso. 5 li sceglierò io, 5 li sceglierà lui, e poi se la cosa andrà avanti faremo anche altre puntate e vediamo chi vince intanto questa sfida. Esatto, perché attenzione che poi le regole che siamo dati che se dovessimo fare nuove puntate non potremo più richiamare in rosa quelli che abbiamo già utilizzato, per cui se io mi gioco John Williams sto giro, John Williams è bruciato, e chissà che l'anno prossimo non salti fuori un fantacompositore. Esatto, tipo fantacalcio. Altra regola che ci siamo dati, abbiamo scelto solo compositori viventi, esatto. Magari poi un domani penseremo anche a qualcosa per quelli passati, alla partita che sarebbe potuta essere, esatto. Ma che non ci sarà mai. Iniziamo dunque. Il primo compositore che scelgo è canadese ed è uno dei miei preferiti in assoluto, ed è Howard Shore. Wow, parti proprio semplice, parti leggero. Lui spazia sulla fascia. Perché spazia sulla fascia? Perché nel cinema fa la stessa cosa, cioè lui è capace di passare da una score full orchestral a una più elettronica, a una pop. Pensa cosa ha fatto col Signore degli Anelli e cosa ha fatto in Departed, due musiche così diverse. E cosa porti per lui? Allora, la Signore degli Anelli? No, guarda, una delle mie... mi sarei aspettato quello, premio Oscar. Secondo me è anche superiore al Signore degli Anelli, invece non ha avuto nessuna candidatura non all'Oscar, ed è quella The Silence of Lambs, Il silenzio degli innocenti, 91, film capolavoro, immortale anche per le doti di questo compositore, caro il mio Campanelli. È un compositore che diciamo che darà del filo da torcere ai tuoi ai miei, soprattutto con le sue incursioni sapienti. Tu mi cali subito un asso da 90 canadese e io non posso a questo punto che cercare di tamponare con un altro canadese, magari non così conosciuto ma molto bravo, molto efficace, che ha fatto anche delle partiture che nella testa delle persone sono rimaste, anche se lui magari non è conosciutissimo, ma sa agire bene, sa fermare bene anche le incursioni di Shore, e soprattutto, essendo canadese, conosce i suoi punti deboli. E tiro fuori Michael Danna. Io amo tantissimo Michael Danna, che è solido, è molto solido, e con delle punte, degli spunti di fantasia anche veramente mica da ridere, fra cui anche il brano The Winner Is, che fa parte della score di Little Miss Sunshine e che quindi io porto in dote. Ok, io invece metto in squadra il mio portiere, e sul portiere non ho avuto dubbi, io in porta ci metto John Williams perché è uno che dà sicurezza, braccia lunghe, poi lui non è velocissimo, però riempie bene la porta, e soprattutto, non avendo mai avuto una score rifiutata in tanti anni di carriera, salva sempre il risultato, lo porta a casa, lo porta sicuramente a casa, le para tutte. Ovviamente scegliere un brano di John Williams è stata impresa ardua, si pensava ovviamente magari a Star Wars, ma poi abbiamo detto no, cerchiamo una cosa un pochettino anche meno banale, dai, e allora io ho scelto il tema, il main title, il main theme di Catch Me If You Can. Oh, bellissima soundtrack, e bellissimo tra l'altro incipit, perché quel brano, se non mi ricordo male, è l'inizio proprio del film. Assolutamente stupendo. Ma tu stai andando con, come dire, con un giocatore di peso, e io per bucare la porta di John Williams non posso fare a meno di piazzare magari
avanti a sinistra un bomber altrettanto di peso, Hans Zimmer. Centravanti di sfondamento si diceva una volta. Esatto. Uno che di gol in carriera ne ha fatti tantissimi. E che gol ci fai ascoltare? Ne ha fatti specie? Gladiatore? No. Codice da Vinci? No. Driving Miss Daisy? No, neanche Inception. Faccio sentire Living Walbrook da Rain Man, che mi fece in fondo conoscere Hans Zimmer. Beh, bella colonna sonora che, se non sbaglio, è stata la sua prima nomination all'Oscar Nel 1989. E se vogliamo, forse oggi neanche molto conosciuta, perché questo gioco che stiamo facendo serve esattamente a questo, cioè troppo facile tirare fuori. Siamo andati a cercare andati a cercare un qualcosa di un po' di bello, intrigante, di interessante, ma non così famoso. A questo punto, Vito, tocca a te piazzare la tua pedina. Ma io continuo con la costruzione del mio rombo. Ora ricevo un difensore sinistro e dopo Howard Shore il suo quasi omonimo Newton Howard, che è veramente uno dei miei compositori preferiti. Nella top 3 sicuramente, perché fa un lavoro di andare avanti, propulsione in avanti, ma con anche delle grandi doti difensive, sì, insomma, spalle larghe, muscoli, tanta roba, anche tanti minuti di composizione sopportati senza battere ciglio. Esatto, con colonne sonore di 90-100 minuti full orchestra, esatto, scritte in 3 settimane come niente. È il corridore che ogni squadra vorrebbe. Esatto. E come brano ho scelto da colonna sonora di The Village Noah Visits, che veramente è uno di quei pezzi che mi è entrato dentro tantissima roba, dall'inizio. È una delle mie preferite. Ricordiamo con Hilary Hahn al violino, bravissima. Che wow, una roba incredibile. Come tutte le brave soliste, anzi come tutte le grandissime soliste, fa sembrare facile una cosa che non è facile. Esatto. Con quel suono bello, velocissimo, tutto leggero, tutto etereo, fantastico. Allora, Newton Howard, ragazzi, impone una scelta forte, una scelta anche coraggiosa, e quindi butto dentro la mischia la fantasia europea della Francia con Philippe Rombi, da Bienvenue chez les Ch'tis giù al nord, il brano che si chiama Générique Début. Ho consumato veramente il CD, l'iPod, il computer, insomma anche la macchina a forza di sentire. Ed è Philippe Rombi, un compositore di grandissima fantasia, invenzione, frizzante, in grado di apportare sicuramente quella rottura degli schemi che possono bucare la rete di John Williams. Beh, allora io ho bisogno di un centrale, sicuramente il mio quarto giocatore, uno di peso, uno molto forte, uno che deve correre tanto, e quindi in questo ruolo per me la persona giusta, il calciatore giusto, il ruolo giusto è Bill Conti, assolutamente. Oh, d'esperienza, giocatore di grande esperienza, di cui ascoltiamo la famosissima Gonna Fly Now. E che è questa qua. Ok, Rocky, che nessuno sa che in realtà il titolo del brano è Gonna Fly Now, e tutti dicono è Rocky. Theme from Rocky. Esatto. Ok, ma Gonna Fly Now. E qui già solo ti dà l'idea della corsa, esatto, no? Qui già stai correndo, stai allenando, fai il push up, fai tutto. Beh, ragazzi, con l'esperienza di Bill Conti io ho bisogno di qualcuno anche che la sappia lunga, e per cui rimango in Francia e butto dentro Gabriel Yared. Vabbè, ci siamo. Poi tu ami i francesi. I francesi, okay. Si sa, un amore per lui per però la Francia. È mezzo francese in realtà. Sì, quindi, sì, però sì, e poi lavorativamente è francese. È di lunghissima esperienza. Assolutamente. Con tantissime colonne sonore meravigliose, ma porto dalla colonna sonora di un film, Betty Blue, il brano C'est le vent Betty, che io sentii da piccolo per la prima volta nella colonna sonora di una pubblicità di Stefanel Kids, e dopo averla ascoltata devo sapere cos'è. No, devo iniziare a fare colonne sonore, perché questa fu più o meno, ma avrò avuto pochi, cioè ero forse alle medie, una cosa del genere, e quindi Yared per me rappresenta sempre un compositore punto di riferimento anche per vedere che cosa sta combinando. Giusto. Io sono il mio quinto e ultimo giocatore, la punta, e per la punta ho scelto un giovane
uno giovane, ma uno che corre tanto e che ha imbroccato secondo me 2 o 3 successi notevolissimi. La mia punta è Carlos Rafael Rivera, su cui tra l'altro avevo fatto un video anche sul mio canale un paio d'anni fa, e ovviamente su qui questo è un po' banale, ma il main title della regina degli scacchi, The Queen's Gambit, per me è veramente tanta roba. Forze fresche, forze nuove, un nuovo approccio agli schemi e di grande efficacia, di grandissima efficacia. Anch'io ho amato tantissimo quella colonna sonora, oltre alla serie che ovviamente ha fatto giocare a scacchi di nuovo milioni di persone. Infatti i siti sono ormai pieni di gente che gioca a scacchi, ma a questo punto io ho bisogno di un portiere che rispecchi la tradizione italiana dei portieri, che insomma abbiamo sempre avuto molto forti, e quindi metto dentro Dario Marianelli. Grande, ottima scelta. Marianelli è un compositore che amo tantissimo. Ci sono diverse colonne sonore ovviamente che hanno dentro una bellissima inventiva, un modo internazionale di approcciare la scrittura, ma in questo caso sentiamo Bryony dalla colonna sonora premio Oscar Atonement, Espiazione, con cui appunto Marianelli si fece conoscere al mondo con un premio, direi, che è il sogno di ogni compositore. Quindi le squadre sono in campo, ora chi vincerà la sfida? Ditecelo voi. Ditecelo voi io nei commenti. Ovviamente sono sicuro che la mia squadra porterà a casa il risultato, assolutamente, senza ombra di dubbio. Io invece non sono sicuro, sai perché? Perché tu hai scelto 5 grandissimi compositori eccellenti, ma i miei hanno anche un nome secondo me più forte, per cui secondo me qui possiamo giocarcela anche sulla nomea che ci portiamo dietro. Ma non lo vediamo. so. Comunque vediamo. Scrivetecelo nei commenti. Ascoltate magari i brani e i compositori e decidete fateci chi ha sapere. vinto. Alla prossima, ciao.